Ciao ragazzi, eccoci benvenuti alla primissima lezione di questo secondo anno di fisarmonica. Abbiamo dunque terminato un anno molto intenso che era anche il primo anno di fisarmonica, quindi importantissimo anno dove abbiamo imparato davvero le basi, siamo partiti con i video di studio lento, soprattutto anche dove andavamo a contare a voce alta, se vi ricordate i primi video, importantissimi esercizi senza il quale non si impara davvero a suonare la fisarmonica. Abbiamo fatto esercizi di gestione del mantice, abbiamo fatto esercizi di indipendenza delle dita, esercizi di ritmo, esercizi di sola mano sinistra. Insomma, in questo anno ne abbiamo viste davvero tantissime e comincia così il secondo anno di questo corso. E secondo anno che non è da meno del primo, perché nel secondo anno si può cominciare davvero a ragionare, quindi a vedere veramente delle belle canzoncine, anche magari prese da internet, le canzoni un po' più famose che cominciano a essere canzoni di liscio, canzoni di Casadei o comunque canzoni popolari molto famose, e questo si può fare proprio perché abbiamo studiato per un anno intero. Andremo poi a vedere anche canzoni ancora sul metodo Berben e sul metodo Anzaki, ma le sorprese non ci saranno solo per le canzoncine, perché andremo comunque a fare esercizi super interessanti. Mi riferisco alla tecnica moderna. La tecnica moderna avrà una sottospecie di rinnovamento in quest'anno, perché non solo vedremo i primi esercizi della tecnica, che ricordo che siamo arrivati al numero 5 ed è il numero che andrò a farvi sentire anche oggi, ma contiene molte cose importanti che sono alla base proprio dello studio, ma che non potevamo cominciare a fare prima di questo punto, di questo livello dove siamo arrivati adesso. Infatti le restanti due parti della tecnica sono una dedicata alle scale, quindi andremo a imparare in quest'anno tutte le scale maggiori e minori. Andremo a imparare tutti gli arpeggi, quindi una volta finite le scale, perché le scale sono comunque più facili, più semplici da imparare degli arpeggi, e dopo che avremo fatto anche gli arpeggi potremo cominciare a quel punto con un terzo anno, perché questo sarà il programma che ci porterà via tutto il secondo anno, un terzo anno dove potremo cominciare davvero a fare anche le canzoni più complesse del liscio, quindi per complesse non dico ultra difficilissime, però quelle un po' più toste cominciano a non essere solo canzoni popolari o con la sinistra che va solo in do, in fa e in sol, ma cose un po' più complesse, un po' più complicate anche per quanto riguarda la mano destra. Della tecnica dunque cominceremo con le scale e con gli arpeggi per questo secondo anno, che sono una cosa che chiunque verrebbe imparare mentre impara uno strumento, quindi chi non vorrebbe arrivare a imparare tutte le scale e tutti gli arpeggi per poter essere poi un completo musicista e poter fare qualsiasi tipo di canzone. Ricordiamo che però nella tecnica abbiamo anche i primi esercizi del quale arriveremo fino al numero 10, poi ricominceremo dall'1, quindi ora siamo al numero 5, abbiamo già intrapreso l'1 destra e sinistra con molte lezioni. Siamo potuti arrivare ora al numero 5, ci resterà di fare un'altra mezza strada fino al numero 10, dopodiché aumenteremo un po' la velocità. Ecco, un argomento importante per questo secondo anno di fisarmonica sarà l'agilità della mano. Finora abbiamo sempre visto come studiare lentamente, come studiare in modo da imparare il ritmo e l'apertura e la chiusura del mantice, che sono cose fondamentali, senza il quale poi non si sistemano più, dal momento che se cominciamo a suonare da subito, velocemente, e a cercare subito l'agilità, andremo poi sempre a trascurare la parte del mantice e la parte del ritmo, che sono le due cose che più soffrono nel momento in cui andiamo a correre con la mano, perché una volta che ci siamo, messi in testa che vogliamo solo correre, il resto poi passa in secondo piano. Quindi, dopo questo primo anno che abbiamo studiato bene appunto il ritmo e il mantice, andiamo invece a mettere un po' di agilità alla mano destra. Dobbiamo cominciare a essere più agili. Abbiamo visto che infatti nelle ultime due lezioni o nell'ultima lezione dello scorso anno, che era quella preparativa al secondo anno, abbiamo visto appunto gli esercizi di agilità, quindi con le crome, tipologia di nota che non avevamo mai preso in considerazione in nessun esercizio del primo anno, quindi questo secondo anno vedrà molte crome per la vostra felicità
E ricordo che vabbè, nella tecnica avevamo semicrome, però abbiamo studiato la tecnica così lentamente che potevano paragonarsi quasi a semiminime anche nella tecnica, quindi non consideriamo per ora la tecnica un esercizio di agilità finché non andiamo ad aumentare notevolmente il metronomo. Passando allora alla lezione di oggi, andiamo a ripetere il numero 5 della tecnica moderna. Lo andremo a fare come sempre con la nostra tabellina di marcia a 56 di velocità finale, dal momento che l'altra volta l'avevamo solo imbastito a 50 di metronomo, quindi oggi ve lo farò sentire a 56. Procederemo poi con gli esercizi di agilità del metodo Berben, quindi il capitoletto dedicato degli esercizi di agilità andremo a fare il numero 113 e alla fine della lezione andremo a continuare la nostra canzone dei giochi d'acqua, già cominciata nella scorsa lezione, canzone numero 61 del metodo Lanaro, quindi anche il metodo Lanaro sta arrivando pian pianino alla fine del primo corso, primo corso che se non sbaglio arriva fino a una novantina di canzoni, e quello sicuramente quest'anno lo termineremo e inizieremo anche il secondo corso del metodo Lanaro. Ma ora, bando alle ciance, andiamo a sentire il numero 5 della tecnica moderna. Bene, una volta finita la tecnica, apriamo il libro del metodo Berben, esercizio numero 113. Nella scorsa lezione avevamo fatto il numero 112 già messo a mani unite, quindi pian pianino fino a 60 di velocità. Per ora il 112 ve lo potete anche un po' ripassare per questa settimana e andatemi a fare il numero 113. Come per il 112, esattamente per il 112, anche il 113 faremo un po' solo la mano destra per vedere un po' come suona, dopo ve lo andrò a risuonare, quindi a una velocità di 60 esattamente come nella scorsa lezione. Voi partite pure da 54-56 e salite pian pianino fino al 60. Quindi quando l'andate a mettere assieme le due mani vi conviene partire comunque più bassi, 52-54, ecco. Salite e arrivate fino a 60 di velocità. Ve la vado a far sentire a 60 di velocità. Cosa c'è da stare attenti in questo esercizio? Fatemi solo un'apertura e una chiusura del mantice, quindi fate 4 battute in apertura e 4 in chiusura. Questo perché vedete che c'è una lunga legatura che parte dalla prima battuta e arriva fino alla quarta battuta, quindi sarebbe bene fare tutte quelle note veloci della destra, tutte belle legate e tutte con un solo soffio di apertura di mantice.
E poi le restanti battute, analogamente, dobbiamo fare altre crome, chiudendo totalmente il mantice in modo da mantenere alta la legatura della canzone. Allora, adesso andrò a farvela sentire molto lentamente, dopodiché metterò assieme destra più sinistra e la farò a una velocità di 60 battiti di metronomo. Molto carino questo esercizio di agilità. Gli altri prossimi saranno anche meglio di questo. Comunque per questa settimana studiatevi pure questo esercizio e mettetelo assieme solo dopo 2-3 giorni che l'avete comunque studiato mano destra, perché alla fine la cosa difficile di questi esercizi è la mano destra. La sinistra state sempre a tempo a aggiungerla e mi raccomando, quando unite le due mani, sempre abbassare il metronomo, quindi sui 50-52. Ora passiamo al metodo Lanaro e continuiamo con la canzone Giochi d'acqua, iniziata appunto nella scorsa lezione. Nella scorsa lezione abbiamo visto solamente la prima parte di questa canzone, l'abbiamo vista e solo mano destra. Quindi in questa lezione vado innanzitutto a mettervi assieme la destra con la sinistra, andiamo anche qui a sentirla a una velocità di 60 battiti di metronomo, perché qui abbiamo analogamente la stessa situazione, abbiamo le crome sulla mano destra, quindi note piuttosto veloci, e un accompagnamento di sinistra che difficile non è, perché abbiamo solo Do, Sol settima e Fa. Fatemi molta attenzione al Do settima, quindi non Sol settima ma Do settima che c'è nella quarta riga vede 2 battute in Do normale, 2 battute in Do settima, quindi fatemi questo passaggio sulla sinistra da Do normale a Do settima che è importantissimo. E come dicevo andrò a farvela a una velocità di 60 battiti per minuto e come sempre voi cominciate da una velocità più bassa, quindi se per questa settimana avete studiato solo la destra, adesso uniteci pure la sinistra e abbassate il metronomo a 52, pian pianino, poco per volta, la tirate su fino a 60. Non basterà però aggiungere la mano sinistra alla destra, perché in questa lezione andrò anche a mostrarvi la mano destra della seconda parte, quindi cominciamo anche la seconda parte, nettamente più corta della prima parte, ci sono solo 2 righette e mezzo, però è più difficile della prima parte perché ci ritroviamo ad avere degli allargamenti particolari. Quindi adesso vi farò sentire la prima parte a 60 battiti per minuto unita destra più sinistra, dopodiché passeremo all'analisi della seconda parte solo mano destra. Andiamo a sentire intanto la prima parte a mani unite.
Ok, questo per quanto riguarda la prima parte di questa canzone, che quindi arriva fino alla scritta fine. Adesso partiamo con la seconda parte, diamo il via all'analisi della mano destra. Bene, cominciamo allora l'analisi di questa seconda parte di Giochi d'acqua. La posizione della mano va con il quarto dito sul Re, come vediamo dallo spartito. Abbiamo subito una bella legatura e due note staccate, stile prima parte dei Giochi d'acqua, quindi così. Ecco, una bella legatura con due staccate, la mano rimane ferma. Avete solo 2 e 1 che vanno leggermente allargati, quindi le prime due dita fanno un piccolo allargamento. Poi abbiamo terza battuta. Ecco, qui un po' difficile perché abbiamo Si, Sol, tutto legato, poi La e Re. Qui c'è un bel allargamento, da La a Re. Deve fare questo allargamento qua, fateci attenzione. Guardate pure la tastiera mentre lo fate, quindi per trovare il Re, per trovarlo potete guardare la tastiera, abbassando leggermente il volto, dovreste riuscire a vedere la tastiera. Fate Si, Sol, La, Re. Poi si ripetono sempre La e Re, puntate, quindi staccate. Sono comunque semiminime, quindi vanno fatte lentamente perché valgono 1, quindi non valgono come le crome che valgono mezzo, valgono 1. Poi ci sono 4 crome legate, ancora Si e Sol. Ora, analogo alla prima battuta, scusate, ancora Si, Sol, La, Re. Ecco qui, legatura, La, Do, Si, La, Sol. E il Sol non va puntato, va normale. Ok, una semiminima, quindi il Sol vale 1. L'unica nota da fare in questo secondo pezzo sono le note puntate dal La al Re. Aiutatevi appunto guardando la tastiera, perché questo è un bel allargamento grosso. Poi avete ancora crome che fanno La, Re, La, Re. Quindi per niente facile, però ci proverete per questa prima settimana, vedrete che poi andrà molto meglio. Ecco, era molto corta questa mano destra, però era insidiosa soprattutto in alcuni punti, quindi studiatevela pian pianino, senza metronomo, non mettetemela assieme con la sinistra perché è una cosa che ci conviene cominciare a fare dalla prossima lezione. Intanto mettete pure assieme la prima parte e poi studiatevi la mano destra lentamente senza metronomo. A questo punto non mi resta che salutarvi, è finita anche questa prima lezione pratica di questo secondo anno di fisarmonica, che sia un anno pieno di studio e pieno di miglioramenti di settimana in settimana. Io vi saluto e ci vediamo con la lezione numero 54, lezione quindi numero 2 del secondo anno di fisarmonica. Un saluto a tutti e buona settimana. Ciao!